Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se sei una di queste, mi raccomando, iscriviti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente lezioni di italiano su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. In questa lezione volevo rispondere a una richiesta che mi è stata fatta qualche tempo fa da uno degli iscritti al canale. Questa persona mi aveva chiesto fondamentalmente se potessi spiegare l'espressione per interposta persona, cioè fare qualcosa per interposta persona. Quindi in questo video cercherò di spiegare cosa significa e come viene usata l'espressione italiana per interposta persona. Allora, innanzitutto vi dico che questa è un'espressione piuttosto tecnica che io ho imparato, credo, quando ero alla scuola media. Quindi non mi stupisce il fatto che sia un'espressione piuttosto difficile da imparare per gli stranieri che stanno studiando l'italiano. Mi ricordo benissimo che un mio compagno di scuola, quando ero alla scuola media, la usava spesso, diceva spesso per interposta persona e io mi chiedevo cosa significasse, non capivo bene cosa significasse per interposta persona. Poi vabbè, un giorno ho chiesto a questo mio compagno di spiegarmi cosa significasse l'espressione per interposta persona e me l'ha spiegato. Allora diciamo che per interposta persona è un'espressione tecnica che in realtà ha un significato piuttosto semplice. Fondamentalmente per interposta persona significa indirettamente oppure tramite un'altra persona, tramite un intermediario. Diciamo che in senso stretto per interposta persona vuol dire tramite un intermediario, tramite un'altra persona. Perché se noi guardiamo questa espressione più da vicino, vediamo che c'è il participio passato interposta. Interposta è il participio passato del verbo interporre, che è un composto di inter più porre, quindi porre tra. Una persona interposta è una persona che si mette tra due persone. Qui c'è una persona, qui c'è un'altra. Se c'è una terza persona che si mette tra le due, ecco, questa è la persona interposta, cioè che si è posta tra le due persone. Cioè qui c'è una persona, qui c'è un'altra persona, arriva una terza persona che si mette tra le due. Diciamo che un tempo in italiano si diceva spesso interporsi, nell'italiano antico si usava questo verbo, adesso diciamo che oggi si dice di solito mettersi tra. Diciamo che l'espressione per interposta persona di solito viene usata nel caso di affari, accordi che vengono conclusi grazie a una terza persona, grazie a un intermediario. Cioè ci sono due parti, due persone che vogliono concludere un affare, queste persone riescono a concludere l'affare grazie a un intermediario. Quindi ci sono le due persone, una qui e una qui, l'intermediario sta in mezzo, no? Intermediario, si chiama intermediario per questo motivo, e l'intermediario o mediatore aiuta queste due persone a concludere l'accordo. Quindi quando queste persone poi concludono l'accordo possiamo dire che hanno concluso l'accordo per interposta persona, cioè hanno concluso l'accordo grazie a un intermediario. Oppure invece di usare la parola grazie possiamo usare la parola tramite, possiamo dire hanno concluso l'affare tramite un intermediario oppure tramite un mediatore. Volendo invece della parola intermediario o mediatore potremmo usare l'espressione una terza parte, quindi possiamo dire hanno concluso l'affare tramite una terza parte. Quindi fondamentalmente per interposta persona vuol dire indirettamente, cioè le due parti non hanno comunicato direttamente, non hanno preso accordi direttamente, ma hanno usato un intermediario. Un altro esempio potrebbe essere le due aziende sono riuscite a trovare una soluzione per interposta persona, che significa che hanno trovato una soluzione grazie a una terza parte che si è messa in mezzo e ha svolto la funzione di mediatore o intermediario. Ecco, diciamo che questo è il significato proprio dell'espressione per interposta persona. Poi questa espressione viene usata in modo leggermente diverso
soprattutto nel linguaggio corrente, in quei casi in cui fondamentalmente si vuol dire che il risultato è stato ottenuto indirettamente. E infatti questo era proprio il modo in cui il mio compagno di classe della scuola media usava questa espressione. Per esempio, lui diceva: l'ho saputo per interposta persona, ovvero ho saputo questa cosa per interposta persona. Cosa voleva dire? Voleva dire che aveva appreso questa notizia non direttamente dalla persona interessata, ma da un'altra persona. Cioè, questa cosa non gliel'aveva detta la persona interessata, ma gliel'aveva detta un'altra persona. Oppure, volendo, uno potrebbe dire, per esempio, ne sono venuto a conoscenza per interposta persona, che significa sono venuto a conoscenza di questa cosa tramite una terza persona, cioè indirettamente, ovvero questa cosa non me l'ha detta la persona interessata, me l'ha detta un'altra persona. Ecco, come dicevo, questa espressione è piuttosto usata, è comunque un'espressione che sembra tecnica, effettivamente è un'espressione tecnica, perché c'è il participio che precede il sostantivo. Diciamo che poi invece in generale il participio passato interposto, interposta, interposti, interposte non viene più usato in italiano, almeno nell'italiano contemporaneo è una forma piuttosto rara. Viene usata solo, o meglio, non solo, ma quasi esclusivamente in questa espressione. Come dicevo, nell'italiano antico interporsi era un verbo piuttosto comune, nell'italiano contemporaneo in realtà non si usa quasi più. Per interposta persona è un'espressione chiaramente di origine tecnica che viene usata piuttosto spesso nel linguaggio corrente. In realtà, come abbiamo visto, il significato di questa espressione è piuttosto semplice. Ecco, questo è quanto, spero che abbiate trovato utile questa lezione. Se avete delle domande, mi raccomando, come sempre, fatemelo sapere qua sotto. Qui in alto magari vi metto il link a un video che ho fatto qualche tempo fa su un'espressione che onestamente metterei nella stessa categoria di per interposta persona. L'espressione è a misura d'uomo. Questa espressione non ha lo stesso significato di per interposta persona, però è un'espressione tecnica che credo di aver imparato grosso modo nello stesso periodo in cui ho appreso il modo di dire per interposta persona. Quindi ecco, mi raccomando, date un'occhiata anche a questo video.